Nel cuore del Piemonte, la Pro Vercelli ha scritto la leggenda, 7 scudetti tra il 1908 e il 1922, dominando il calcio italiano. Le bianche casacche, simbolo di passione e talento, hanno lanciato campioni come Silvio Piola. Oggi, in Serie C, il loro spirito indomito continua a ispirare, ma i risultati, da molti anni, latitano. Riuscirà questo poco rassicurante allenatore islandese a risollevare le sorti della squadra e riportarla al top dopo oltre un secolo? Ciao ragazzi, qui è Asiaxi. Benvenuti nel primo episodio della carriera su Football Manager 2024, aggiornata al 2025 grazie al grandissimo lavoro di Lucullus Games che ci ha fornito database aggiornati e la possibilità di partire dalla stagione corrente. Qui vedete il nostro allenatore, nulla di speciale, prevalentemente motivatore con esperienza e patentino suggeriti dal gioco per allenare la Pro Vercelli. Sì, perché prenderemo le redini di questa squadra che ci ha dato fiducia a giugno 2024. La dirigenza ci ha affidato un progetto estremamente complesso, portare questa società nuovamente al top. La squadra vanta buone strutture di allenamento e di giovanili, un discreto budget per il mercato ed è pronosticata sesta dai media, dopo il 7° posto dello scorso anno. Ma questa carriera ha anche delle regole ben precise. Gli obiettivi di questa carriera sono i seguenti. Il primo, alla base di tutto, è trasformare questa società in una realtà sana e vincente. Per considerarsi tale, oltre a vincere trofei, sarà necessario avere anche un bilancio non solo in attivo, ma decisamente solido. Il secondo obiettivo riguarda direttamente noi, rispettare e raggiungere tutti gli obiettivi stagionali imposti dalla dirigenza, affiancandoli ad alcuni traguardi che ci autoimporremo all'inizio di ogni stagione. Il terzo ed ultimo obiettivo è strettamente legato al primo, perché una società sana, oltre ad essere vincente e in regola coi conti, deve anche riuscire ad autosostenersi attraverso il settore giovanile. Dovremo quindi migliorare e rafforzare la nostra primavera. Direi quindi di iniziare. Il primo passo è incontrare il presidente, che ci illustrerà gli obiettivi da perseguire durante questo primo anno alla guida del club. Presa visione delle sue richieste, facciamo un recap e aggiungiamo i nostri obiettivi personali. La dirigenza ci chiede di raggiungere i playoff di Serie C, quindi in sostanza riconfermare quanto fatto durante l'annata precedente. Contemporaneamente ci viene chiesto di ben figurare nella Coppa Italia di Serie C, senza aspirare a traguardi particolari. L'importante è non essere umiliati o eliminati subito. Infine ci viene chiesto di muoverci sul mercato acquistando giocatori under 20. Quest'ultimo obiettivo aiuterà anche la primavera, perciò negli obiettivi personali ho deciso di non aggiungere altri vincoli riguardanti il settore giovanile. Ho invece optato per puntare più in alto della dirigenza. Il nostro obiettivo primario sarà conquistare la promozione in Serie B. Tutti questi obiettivi dovranno essere raggiunti rispettando un'ulteriore condizione: chiudere la stagione con il bilancio di mercato in attivo, quindi spendendo meno di quanto incassato. Prima di cominciare, vediamo brevemente anche le regole interne di questa carriera. Come potete immaginare, il focus principale sarà il completamento degli obiettivi, ma c'è una novità: tutto il mercato sarà basato sui consigli e sulle segnalazioni dei nostri osservatori, e starà poi a noi a decidere se portarli avanti o meno. Infine abbiamo una terza regola, opzionale, che riguarda il perseguire un realismo estremo. Questa la lasciamo per ora in sospeso, ma vi sarà tutto più chiaro nei prossimi episodi. Per darvi un'idea, comunque tenteremo di comportarci esattamente come un vero allenatore nella realtà. Ora possiamo passare ad analizzare la rosa. Abbiamo 2 portieri, di cui uno in prestito, ma il migliore dei 2 è di nostra proprietà. Matteo Rizzo rappresenta il presente e il futuro di questa società. È un ragazzo giovane ma con qualità davvero interessanti. Il problema è che si trova già nel mirino di società ben più grandi. Non so quanto riusciremo a resistere. Parliamo ora dei difensori centrali. In rosa ne abbiamo ben 6, con un ottimo mix tra giovani ed esperti. Tra tutti, il migliore è Andreas Braga, il più esperto del gruppo. 32 anni, ma qualità tecniche e mentali di altissimo livello. Il problema è la velocità, ma credo possa essere ancora più che utile. In prestito invece abbiamo un giovane interessantissimo, Filippo Fiumanò, che se dovesse ben comportarsi durante la stagione al Manfredonia potrebbe anche prendere il posto di Sbraga, perché di fatto gli assomiglia in quasi tutto. Passando ai terzini ce ne sono in gran numero, anche se alcuni sono decisamente più ali che difensori, mentre altri non sono adeguati o risultano infortunati, come Ilario Iotti. A sinistra il nostro migliore elemento è Davide De Marino. Il ragazzo ha tutto per diventare un buon terzino di spinta. Dovrebbe continuare però a crescere fisicamente, anche se a 24 anni ormai la vedo dura, e migliorare magari anche nel cross. Ricorda in qualche maniera Dumfries e potrebbe sicuramente tornarci utile. A destra invece troviamo Roberto Iezzi, anche lui molto interessante, forse persino più sviluppato del collega, solo una decina di centimetri più basso. Ma devo dire che in difesa tutto sommato sono molto soddisfatto. Ci spostiamo quindi a centrocampo, dove abbiamo 5 elementi più un ragazzo mandato in prestito. Il migliore tra quelli attualmente in rosa è Simone Manuello, centrocampista centrale dalle ottime qualità tecniche. Per essere un giocatore di Serie C potremmo quasi definirlo impressionante, se non fosse per il fisico, che già a
a 30 anni lo vede soffrire in velocità. In prestito abbiamo un giovane di buone speranze e per Alessandro Lowati vale lo stesso discorso fatto in precedenza. Se dovesse comportarsi bene in prestito potrebbe prendere le redini al centrocampo al posto di Emanuello. Sulla tre quarti abbiamo invece a disposizione diversi trequartisti centrali ma una sola vera ala, mentre gli altri sono un po' adattati o poco adeguati. Il migliore è proprio un trequartista centrale. Andrea Scheretti infatti ha qualità di giocatore di livello superiore, per non parlare della fantasia che a questi livelli può fare la differenza. Peccato abbia già 33 anni. Il giovane più interessante invece è la nostra ala, è un attaccante esterno con ottimi livelli di dribbling e finalizzazione. Se dovesse crescere potrebbe diventare un valore aggiunto anche per il futuro. Finiamo con gli attaccanti. In rosa ne abbiamo 4, ma in realtà solamente 2 sono a livelli adatti. Il primo è più esperto è Gianmario Comi, un fulcro al gioco interessante. Ancora il fisico adatto a proteggere palle e far salire la squadra, magari garantendo anche qualche gol. La sua riserva è il 26enne Oscar Stafia, anche lui un fulcro al gioco, alto e forte fisicamente, anche se leggermente meno preciso in zona gol rispetto al compagno di reparto. Comunque, dopo aver valutato la rosa, ho deciso di adottare un modulo asimmetrico. Nelle idee avrebbe dovuto essere un 4-4-1-1, ma considerando che abbiamo un ottimo attaccante esterno e che volevo sfruttarlo al meglio, ho optato per questa soluzione. In fase di possesso poche istruzioni ma chiare, passaggi corti e veloci, partendo possibilmente palla a terra dalla difesa. Meno libertà di inventare e più disciplina, perché a questi livelli c'è bisogno di essere compatti e solidi. In fase di transizione adotteremo il pressing a tutto campo nel tentativo di recuperare velocemente il pallone, cosa che si riflette anche in fase di non possesso, con una linea di pressing alta e pressing stesso che dovrà scattare il prima possibile. Come previsto dalla carriera dobbiamo sanificare la società, il che passa anche dall'aumento del bilancio complessivo, che all'inizio della nostra avventura è pari a 3 milioni. Inoltre, come da richiesta della società, dobbiamo lavorare all'interno del monte ingaggi, che al momento però è completamente saturo. Quindi, oltre a lavorare con le uscite per liberare spazio, probabilmente dovremo anche dirottare parte del budget dei trasferimenti su quello per gli stipendi. Sono passati circa 7 giorni e come prima cosa ho deciso di completare lo staff con alcuni uomini scelti da me. Il primo è Federico Poggia, allenatore in seconda argentino, bravo nella gestione del personale e con ottima conoscenza anche dell'Italia. Il secondo è Alessandro De Guidi, nuovo preparatore atletico della società, con 12 in forma fisica. Il nuovo collaboratore tecnico, che si occuperà della preparazione di praticamente tutte le aree, esclusa la forma fisica, è Valentin Spano, uruguaiano, giovane e già a buon livello. John Hale e Andrea Babucci sono i nostri 2 nuovi osservatori. Il primo sarà anche a capo degli altri 2 presenti allo staff e ha un'estesa conoscenza dell'Inghilterra, con esperienza a Brighton e Liverpool tra le altre. Il secondo invece ha maturato esperienza soprattutto alla Ternana e aumenterà la nostra conoscenza in Italia. Infine abbiamo Adriano Bianchini, ex preparatore della Lazio con addirittura 16 in medicina sportiva, che da noi si occuperà del recupero degli infortunati. Grazie a questi nuovi membri il nostro staff adesso si può considerare tra i migliori della categoria, il che pone le basi di questo progetto. Mancano ancora un paio di settimane prima dell'apertura del mercato, ma prima che questo avvenga iniziamo già a inviare i nostri 3 osservatori a lavorare su alcune priorità di mercato. La prima riguarda un esterno destro. Chiediamo che sappia giocare bene da ala e che sia adatto a fare almeno da riserva, se non proprio da titolare fin da subito. La seconda priorità riguarda la punta centrale. 2 elementi sono pochi a mio parere e se Vincenzo Salerno riuscisse a trovare un altro elemento, magari giovane, potremmo pensare di acquistarlo. Chiudiamo con un'ultima fondamentale priorità, un secondo attaccante esterno. Giocare senza riserva non è possibile, quindi mandiamo a lavorarci il nostro capo osservatore, sperando trovi l'uomo giusto. Passano circa 2 settimane e il giorno prima dell'apertura del mercato il nostro terzino destro, Roberto Iezzi, ci informa che ha intenzione di valutare le alternative a fine contratto. Proviamo a fargli cambiare idea, ma ogni tentativo è vano e alla fine dobbiamo cedere. Stesso discorso per Comi, col quale insistiamo meno, ma è bene essere a conoscenza dei fatti. Il giorno successivo apre quindi la sessione di mercato estiva e riceviamo subito un'offerta per il nostro terzino destro di riserva, Gianluca Clemente. Ha 28 anni, un contratto discretamente pesante sul budget e l'offerta di 27.000 euro arrivata dalla spalla non è male, motivo per il quale decidiamo di accettarla. Lui era convinto fin dall'inizio e infatti ci ha messo poco ad accettare la loro proposta. E non è l'unico a ricevere un'offerta, perché 2 squadre si muovono per Mattia Rutigliano. A me non ha convinto, ma sembra piacere allo Spezia, che si muove con un'offerta di 145.000 euro, e soprattutto al Pisa, che si presenta con 150.000 euro in contanti. Alla fine il ragazzo opta proprio per loro, unendosi al Pisa pochi giorni dopo. Caso vuole che proprio in quei giorni il nostro osservatore scovi un talentino grezzo nelle giovanili del Torino.
Nicolò Franzoni è una punta centrale 19enne che il nostro osservatore pensa possa diventare eccellente in futuro. Tecnicamente è già a un buon livello, deve maturare mentalmente, soprattutto nella freddezza sotto porta, e migliorare decisamente la resistenza. Il Torino cerca di resistere considerandolo il futuro della squadra e ci impone il 35% sulla futura rivendita. In compenso riusciamo a contenere i costi chiudendo un accordo per 56.000 euro. Con lui ci accordiamo per un contratto da potenziale campione a 32.500 a stagione e così Franzoni diventa il nostro primo acquisto ufficiale. Nella settimana successiva ha inizio ufficialmente il nostro precampionato. Nelle 5 settimane che precedono l'inizio della Serie C, questi saranno i nostri allenamenti, aggressivi e pesanti, nel tentativo di aumentare autonomia e resistenza, preparando così fisicamente i nostri calciatori alla stagione che li aspetta. Una sola partita a settimana con amichevoli tutte abbastanza semplici prima dell'esordio contro il Vicenza. Conta poco, ma comunque ve la mostro. La nostra prima amichevole è finita 4-0 contro la Recanatese, avversaria più o meno dello stesso livello, anche se in Serie C. Contemporaneamente, i nostri osservatori ci consigliano diversi esterni destri. Il migliore tra tutti è Daniel Frey, ma ha tutto per essere titolare anche in Serie C e in effetti è richiesto da diverse squadre. È anche relativamente giovane, visto che ha soltanto 22 anni e prima che qualcun altro riesca ad acquistarlo ci muoviamo per un'offerta. La Pianese è un osso duro, ma alla fine, per 85.000 euro subito e 15.000 euro dopo 50 presenze, riusciamo a trovare un accordo. Con lui la trattativa è più agevole. Accordo trovato per 78.000 euro a stagione per 3 anni, con qualche bonus sparso qui e lì. Ci pensa qualche giorno, ma poi decide di accettare la nostra offerta, diventando il nuovo proprietario della fascia destra. Gli osservatori ci consigliano anche molti attaccanti esterni sulla corsia mancina. Ci hanno messo un po', ma alla fine hanno trovato qualcuno di interessante. Orazio Pannitteri, 24enne attualmente all'Umezzane, è molto simile al giocatore che abbiamo attualmente in rosa. Forse i passaggi sono un suo punto debole, ma credo valga comunque la pena fare un tentativo. Con la società troviamo un accordo per 76.000 euro più un eventuale 20% sulla futura rivendita. Con il giocatore invece ci accordiamo per un contratto triennale a 57.000 euro all'anno. Non ci mette molto a decidere, probabilmente perché siamo gli unici ad aver avanzato offerte e dopo qualche giorno si unisce alla nostra rosa. Dopo altre 3 settimane in cui il nostro mercato si è fermato sia in entrata che in uscita, arriviamo all'inizio del nuovo mese. Per questo mese concentreremo gli allenamenti sulla fase di attacco, sull'allenamento tecnico, precisamente sulla creazione e finalizzazione delle azioni e sulla difesa. Inoltre saremo impegnati in diverse partite: Trento, Pergolettese, Lecco, Atalanta Under 23 e infine Renate, oltre ovviamente al Vicenza, che sarà la nostra avversaria all'esordio di campionato. I media credono che il Vicenza sia tra le favorite alla promozione. Per loro il pronostico è la seconda posizione, quindi il nostro sarà subito un esordio di fuoco. L'anno scorso, con alla guida il vecchio allenatore, la Pro Vercelli non ha mai vinto contro il Vicenza, quindi per invertire la rotta schieriamo i nostri migliori giocatori disponibili, anche per dare un primo sguardo alla formazione titolare. Ora è tutto pronto per cominciare, sono gli ospiti di giornata a dare il calcio di inizio. La prima azione pericolosa però è nostra e da quella scaturisce un angolo, battuto verso il primo palo. La palla viene ribattuta ma raccolta dai nostri. Chianetti riceve e allarga verso sinistra, dove De Marino arriva in corsa. Il terzino va di prima intenzione e batte il portiere con un tiro rasoterra potente e preciso, dopo appena 9 minuti. Gli ospiti reagiscono, arriva un cross al centro dove interviene Sbraga, la palla rimpalla su un compagno e finisce all'attaccante avversario, ma il capitano si immola e scongiura il pericolo. La prima frazione si conclude così con il risultato di 1-0 per noi. Abbiamo giocato bene, concedendo diversi tiri ma solo uno davvero pericoloso, mentre noi siamo stati ben più precisi. Ma è ancora lunga, non dobbiamo deconcentrarci. E invece non ci riusciamo. Ferrari imbuca per un compagno, Sbraga manca l'intervento e la palla finisce a Rauti, che penetra in area e col mancino incrocia sul secondo palo, dove Rizzo non può arrivare. È immediata la nostra reazione. De Marino batte la rimessa e scambia con un paio di compagni, prima di crossare sul secondo palo dove arriva Frey di testa, palla sul palo lontano, portiere battuto. Gol all'esordio per lui e nuovo vantaggio per noi dopo solo 2 minuti. Gli avversari si gettano quindi in avanti. Costa prova il cross, Ferrari colpisce di testa trovando i guantoni di Rizzo. Noi invece partiamo in contropiede. Frey lancia Condello che vede al centro Niang, controllo e tiro dal limite che sfiora il palo ed esce di un soffio. Il Vicenza si rende nuovamente pericoloso con Rauti, Iezzi lo ferma ma il pallone carambola verso Ferrari, tiro di prima intenzione che si spegne all'angolino. Un gol splendido ma che avrei preferito non subire. Proviamo quindi il tutto per tutto effettuando tutti i cambi a disposizione. Contaldo riesce a liberare al tiro Safia ma il suo mancino colpisce il palo interno ed esce. Safia ha una seconda occasione verso la fine della partita sfruttando un'indecisione difensiva ma il suo tiro non c'entra lo specchio ed alla fine l'arbitro manda tutti sotto la doccia. È stata una partita equilibrata ed il pareggio è tutto sommato un risultato giusto. Fa male però aver sprecato qualche buona occasione che con un po' di fortuna o di precisione in più avrebbe potuto trasformare un punto in 3.
L'ultimo giorno di mercato riceviamo una piccolissima offerta per una delle punte che non vi avevo mostrato e che non mi convincevano. Decido di accettarla, almeno per risparmiare qualcosa sugli stipendi, e il giocatore si unisce qualche giorno dopo al Pontedera. Alla fine del mercato il bilancio parziale ci vede in negativo di 35.000 euro. Non è stato facile muoversi, soprattutto in uscita, ma spero di poter porre rimedio a gennaio. Ma per oggi è tutto, spero che questo episodio pilota di questa nuova serie vi sia piaciuto e se così fosse lasciate like ed iscrivetevi per tanti nuovi contenuti. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!